La domanda del giorno è: ma che vuole la CIA dal Cremlino? Ieri abbiamo letto tutti nel pomeriggio quello che è avvenuto di questo Boeing americano passato per la Lettonia, che è arrivato in Russia in gran segreto senza che nessun incontro fosse programmato, e poi è venuto fuori che trasportava il capo della CIA, che se n'è andato a Mosca per fare dei colloqui segreti, per dire, per chiedere, per accordare. Non lo sappiamo. Lo sappiamo nel senso che ci possiamo fare un'idea, probabilmente anche voi vi siete fatti un'idea in queste ore. Ci sono varie ipotesi, tante speculazioni ovviamente, ci sono varie ipotesi, ma come sempre per trovare quella più verosimile bisogna togliere la propaganda e bisogna applicare il pensiero logico, quello semplice, molto semplice, perché poi vogliono farci passare tutto questo, tutti questi avvenimenti, come se fossero cose complicatissime. Tanto l'obiettivo di superpotenze come quella americana, sappiamo quali sono gli obiettivi, no? Potere, dollari, economia, controllo, risorse, immagine pubblica a livello internazionale di una superpotenza, e in questo momento gli Stati Uniti hanno preso un bello schiaffone con l'Iran. E infatti stanno facendo quel tentativo patetico che chiamano con questi nomi altisonanti, no? Di dei del economico per l'Iran, con sanzioni a tutti quelli che commerciano con l'Iran. Una è la Cina e l'altra è la Russia. Allora, cerchiamo di fare ordine e facciamo un po' di considerazioni su questi avvenimenti, che molti riportano come se fosse una prova di forza degli Stati Uniti e una prova di debolezza della Russia. Io la vedo esattamente all'opposto. Allora, il capo della CIA va a Mosca, questo come si chiama? John Ratcliffe, va a Mosca in segreto, senza che nessun incontro fosse programmato. Mosca conferma l'incontro. Peskov ha detto che effettivamente c'è stato l'incontro, che non ha incontrato però Putin. Ok? Notizia: il capo della CIA incontra si reca a Mosca per colloqui. Secondo quanto riportato prima dalla CBS, poi Axios, si sono rimbalzate le informazioni, il direttore della CIA si sarebbe recato a Mosca per una missione segreta. Colloqui. Un aereo militare statunitense è decollato e poi è passato attraverso dove era? In Lettonia, ecco, transitato per la Lettonia. Avrebbero chiesto addirittura all'Ucraina di sospendere i bombardamenti per evitare incidenti, visto che i droni comunque, io immagino, cadono a destra e a sinistra senza che ci sia troppo controllo. Immagina se colpiscono l'aereo del capo della CIA. Droni ucraini. Quindi hanno chiesto la sospensione. Cito Axios: il direttore della CIA è in visita a Mosca. Questo ieri pomeriggio. Il direttore della CIA, Ratcliffe, è oggi in visita a Mosca, e questo è stato riportato su X. Avevano riportato la notizia: decollato, Joint Base, Maryland, e poi Lettonia, tutto quello che è. Ok. La sua visita sarebbe destinata a colloqui con funzionari russi. Questo è quello che dicevano ieri, resi noti né interlocutori né argomenti affrontati. Niente. Allora, gli Stati Uniti e la Russia hanno già un accordo. Dopo l'incontro dell'anno scorso tra Trump e Putin in Alaska, hanno già un loro accordo. Diciamo, hanno ricominciato ad avere dei rapporti. Poi si sono deteriorati con la guerra in Iran e si sono raffreddati con la questione anche dell'Ucraina. In quell'occasione Putin aveva elencato le richieste per un eventuale cessate il fuoco per la guerra in Ucraina. Ovviamente i nostri hanno fatto saltare tutto, perché ogni possibilità di cessate il fuoco concreta viene sempre fatta saltare. Infatti adesso che cosa hanno fatto? Hanno riproposto, Zelensky ha riproposto il cessate il fuoco, perché è disperato, visto quello che sta accadendo al fronte.
con congelamento della linea di fronte e le truppe NATO lì per garantire la sicurezza. Quindi siamo proprio nell'ordine del non abbiamo capito nulla o facciamo finta di non aver capito nulla. Si sono raffreddati questi rapporti, ma comunque hanno un colloquio, hanno un dialogo Stati Uniti e Russia, mentre noi con la Russia non lo abbiamo, questo dialogo. Hanno provato a chiudere la guerra in Ucraina, Trump ci ha provato, poi noi l'abbiamo sabotato, Trump ha detto vabbè chi se ne frega, comprate le armi nostre, se volete continuare la vostra guerra, che non è nostra ma è loro, però noi siamo dei geni a farci soldati per le guerre degli altri, se volete tenere attiva sta guerra sul vostro territorio fate pure, comprate le mie armi e fattacci vostri. Alla fine ha detto Trump, no, noi l'abbiamo sabotato sull'unica idea che Trump aveva, che era leggermente anche a nostro vantaggio, perché lui non è che lo chiudeva per una questione umanitaria o per aiutare l'Europa, lui la chiudeva perché non gli interessa. Gli accordi con l'Ucraina li ha fatti, gli accordi con la Russia li ha fatti, fine, voleva chiuderla. Però c'è la questione Iran in mezzo. Il motivo della visita riportata da molti, uno tra tutti è Ukrainska Pravda, ma anche il Wall Street Journal, comunque combaciano un po' queste ipotesi. Informazioni di intelligence dimostravano che la Russia si stesse preparando in anticipo per una possibile mobilitazione militare in vista della guerra contro l'Ucraina e avesse in programma di mettere alla prova la determinazione della NATO. Quindi, secondo loro, il capo della CIA è andato in Russia per dissuadere Putin direttamente, no, anche se non ci ha parlato, a non mobilitare ulteriori uomini e non attaccare la NATO, perché questo è quello che ci raccontano, no? La Russia è in difficoltà, deve fare mobilitazione forzata perché sta perdendo la guerra e poi ci attaccherà la NATO, testerà la tenuta della NATO e cercherà di dividerci. Non è poco convincente sta cosa? Cioè, sembra un po' una forzatura. Cioè, sarebbe andato lì a dire a Mosca, al Cremlino, senti, fermatevi, non attaccate la NATO, che avete intenzione di fare? Cioè, che gli avrebbe detto? Se non ve le suoniamo, che gli avrebbe detto? Ok? Repubblica, citata anche da altre agenzie internazionali, tra le quali tedesche, il quotidiano italiano, e questa è una citazione, ma vi lascio il link dei vari articoli, specula sulle ragioni del viaggio. Tuttavia, virgolettato, non si può escludere una missione simile a quella del precedente capo della CIA. E cioè quale sarebbe? Esortare Mosca a non tentare un'escalation nel conflitto prendendo di mira uno Stato membro della NATO. Anche qui sarebbe andato il capo della CIA in Russia per dire non ci attaccate, eventualmente a non utilizzare le temute armi nucleari tattiche contro Kiev. Quindi sarebbe andato lì a dire non utilizzate le armi nucleari su Kiev. Perché, dice, per rompere una situazione strategica, cioè la Russia avrebbe l'intenzione di lanciare le armi nucleari tattiche, per rompere una situazione strategica che si sta facendo sempre più difficile per lui, per Putin. Allora, descrivere il nemico in difficoltà, cioè utilizzare questo viaggio per descrivere il nemico in difficoltà, con gli Stati Uniti magnanimi che vanno lì per cercare, cioè con gli Stati Uniti come in una posizione di forza, che vanno lì in Russia quasi a intimare in modo un po' mafioso che dovete da fa'. Calma. Perché sarebbero in difficoltà. Quindi descrivere contemporaneamente la Russia è in difficoltà. C'è un'altra ipotesi, che però a me sembra quella un po' più plausibile. La questione dell'Iran. Qui la vedo un po' più verosimile. Cioè l'Iran
ha schiaffeggiato gli Stati Uniti militarmente. Gli Stati Uniti, con la guerra dal 28 febbraio in poi, volevano e avevano detto di aver messo in ginocchio l'Iran, azzerato il suo programma missilistico, distrutto le sue basi, rovesciato il regime, bla 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 bla, e invece sono lì. L'unica conseguenza è il blocco dello stretto di Hormuz, che anche oggi viene utilizzato come leva dall'Iran ogni qualvolta che gli Stati Uniti cercano di fare qualcosa. Quindi sono usciti sonoramente sconfitti. Adesso stanno provando la mossa disperata di mettere sanzioni non direttamente all'Iran, ma a tutti quelli che commerciano con l'Iran. Perché non sanno che cosa fare. Trump non sa più che cosa fare per tirarsi fuori da quel pasticcio che si è autocreato. Quindi minaccia di sanzionare tutti quelli che avranno dei rapporti commerciali con l'Iran. Una è la Cina, l'altra è la Russia. I principali, i più grossi. Ma anche qui sembrano stia ottenendo un granché, almeno nelle prime risposte. La Cina ha detto subito. Intanto continuano ad acquistare e ha risposto agli Stati Uniti che questa non è una mossa proprio intelligente. Oltretutto, a fine settembre ci sarà l'incontro con Xi Jinping, se non sbaglio, negli Stati Uniti, tra Trump e Xi Jinping. L'incontro, se dovessero presentarsi con questa tensione e questi nuovi dazi mascherati, non sarebbe proprio il massimo. E comunque l'intenzione di Trump è quella di non presentarsi a questo incontro in una posizione di inferiorità, che però la situazione in Iran sta ponendo gli Stati Uniti proprio in quella posizione lì, una posizione di inferiorità. Cioè la grande America di nuovo, il grande esercito americano non è riuscito a fare nulla in Iran. E ora, con la mossa disperata delle sanzioni a tutti, dimostra di non sapere quello che sta facendo. Perché evidentemente le sanzioni solo all'Iran non funzionano. Perché l'Iran risponde con la chiusura dello stretto di Hormuz, che ha mandato in Italia il picco del diesel ai 3,10 euro. Abbiamo sfondato i 3,10 euro. Allora, questa mossa di mandare il capo della CIA in Russia, che è uno dei principali partner dell'Iran, mi sembra proprio un tentativo degli Stati Uniti di cercare una sorta di mediazione per risolvere la situazione in Iran, magari concedendo qualcosa, magari chiedendo qualcosa alla Russia, però concedendo qualcosa, chissà, magari proprio nella guerra in Ucraina. Ricordiamoci che gli Stati Uniti forniscono ancora intelligence all'Ucraina per poter attaccare sulla Russia con i droni. Vedremo nei prossimi giorni. Questo però ribalta completamente quelle speculazioni precedenti che ponevano gli Stati Uniti in una posizione dominante, cioè gli Stati Uniti forti che vanno con il loro capo della CIA in Russia per sculacciare Putin e dire che cosa stai facendo e non ti permettere di attaccare la NATO. Cioè, sembra un modo per confermare la narrazione della Russia che vuole attaccare la NATO e quindi eccola lì. Mentre se togliamo la propaganda, a parte quello che sono andati, cioè a parte quello di cui hanno discusso, che non lo sa nessuno tranne loro, e forse lo verremo a sapere poi nel prossimo futuro, quella più verosimile potrebbe essere questa, appunto, la situazione in Iran con una sorta di richiesta di mediazione alla Russia. Ma se tu togli tutto questo e il racconto semplice qual è? Il capo dell'intelligence di una superpotenza va a casa di un'altra superpotenza amica ma non troppo, perché è amica ma è in guerra con un paese che stanno armando, anche se non direttamente negli ultimi mesi, ma paga l'Europa, ma loro forniscono intelligence agli Stati Uniti. Quindi è amica ma un po' nemica. È amica un po' nemica anche per quanto riguarda la questione in Iran,
Gli Stati Uniti sono in guerra con l'Iran. L'Iran è uno stretto partner della Russia. Ora, se il capo dell'intelligence, vola senza preavviso e senza concordare nulla l'incontro a casa del nemico amico, chi è in una posizione dominante? Mosca conferma l'incontro, il portavoce del Cremlino Peskov ha dichiarato alle agenzie di stampa che non c'è stato alcun incontro con Putin e il capo della CIA durante il suo viaggio in Russia, non programmato, si è recato a Mosca per contatti tra servizi segreti. Grazie a tutti di essere arrivati fin qui. Lasciate un like, un commento, un saluto, condividete il video. Se apprezzate il lavoro che faccio potete sostenere il canale con un piccolo abbonamento su YouTube, ci sono 3 livelli, scegliete quello che più vi piace. E se volete, come alternativa c'è Patreon, che è un modo per sostenere il canale economicamente, è un portale a parte, ci sono anche lì 3 livelli mensili, scegliete quello che vi piace di più, lì potete scegliere anche l'abbonamento annuale, che ha uno sconto di 2 mesi, significa che il mensile per 10, ok? Grazie, al prossimo video.